Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Oggi ti porto dentro una delle credenze più inquietanti del folklore europeo, una storia che non parla di bambini scomparsi, ma di qualcosa di più difficile da accettare, bambini che restano e che a un certo punto non sono più loro, i changelings. Immagina una casa di notte, tutto fermo, tutto è silenzioso. Una madre si sveglia, non sa perché. Si gira verso la culla, il bambino è lì, respira. È tutto normale, eppure c'è qualcosa che non torna. Questa non è una storia moderna, non nasce su internet, non nasce nei film, è una credenza antica, documentata, diffusa. Irlanda, Scozia, Germania, Italia, Nord Europa, luoghi diversi, persone diverse, eppure raccontano tutti la stessa cosa. Questo non è mio figlio. Eh no, non è una storia lontana, non è solo Irlanda, non è solo Nord Europa. Anche in Italia questa cosa esisteva, nelle campagne, nelle case isolate, nei racconti sussurrati, non con lo stesso nome, ma con la stessa idea, bambini che cambiavano, bambini che non crescevano, bambini che sembravano altro. In alcune zone venivano chiamati figli delle fate, in altre figli di spiriti, ma il punto era sempre lo stesso, il bambino restava, ma non era più lui. Ma quindi, che cosa sono davvero i changelings? Secondo il folklore europeo, i changelings sono esseri lasciati al posto di un bambino umano, non un rapimento, uno scambio. Qualcosa chiamato fate, spiriti, popolo nascosto, portava via un bambino e lascia qualcosa al suo posto. Non sempre visibilmente diverso, anzi, quasi mai. Il bambino resta stesso volto, stesso corpo, ma qualcosa non torna. E questo è il cuore della storia. Non la perdita, ma la sostituzione. Nel XVI secolo Martin Lutero parlava di questi bambini, li chiamava Wechselkind, corpi senza canima. Non era una metafora, per lui era reale. Nel 1584 Reginald Scott scrive che le fate rubano i bambini sani e ne lasciano altri al loro posto. Nel XIX secolo Thomas Crofton Crocker raccoglie testimonianze, persone reali, storie reali e tutte raccontano la stessa cosa. E anche W.B. Yeats descrive queste credenze come qualcosa di vivo. E poi c'è un altro dettaglio, spesso dimenticato. La madre di Oscar Wilde, Jane Wilde, scriveva e raccoglieva queste storie e non le trattava come favole. Le trattava come qualcosa che le persone vivevano davvero. Le fate in queste storie non sono buone, sono ambigue. Si credeva che rubassero bambini sani, belli, speciali e lasciassero qualcosa in cambio. Uno scambio. Il bambino resta, ma non è più lui. E i segni sono sempre gli stessi. Il bambino cambia, non subito, lentamente. Smette di parlare o parla in modo strano, mangia in modo diverso, non cresce. E poi c'è lo sguardo, uno sguardo che non dovrebbe appartenere a un bambino. In alcune testimonianze si parla di bambini vecchi dentro. In Irlanda si diceva che ridevano quando nessuno guardava. E qui bisogna stare attenti, perché è troppo facile guardare queste storie e pensare che fossero ignoranti. Ma non è così. Perché questa idea non appartiene a un solo luogo. Anche nelle religioni dominanti esiste lo stesso fenomeno. Non viene chiamato changeling,
viene chiamato possessione, un corpo che non è più abitato dalla stessa presenza, una persona che cambia, una voce che non sembra più la sua, lo stesso schema solo con un nome diverso. Le famiglie non accettavano subito, provavano, non per crudeltà, per disperazione. Provavano a capire, a trovare un segno, un errore, qualcosa che dimostrasse che quello non era il loro bambino. Irlanda, 1895. Bridget Cleary, una donna, suo marito la guarda e non la riconosce più. Non è il volto, non è il corpo, è qualcosa di più sottile, qualcosa che non riesce a spiegare. E allora prova, la mette alla prova, cerca di far emergere ciò che non è umano e poi la uccide. E dirà: non era mia moglie. Non è medioevo, è storia e lui ci credeva per davvero. E questa è la parte più inquietante, perché queste storie non sono isolate, tornano sempre, con gli stessi dettagli, con la stessa sensazione, quel momento in cui qualcuno che ami non è più lui. E allora forse la domanda non è: erano solo storie, perché per secoli, in luoghi diversi, persone diverse, hanno visto la stessa cosa? Forse abbiamo solo cambiato nome, o forse abbiamo smesso di riconoscerlo. E se dietro queste storie non ci fosse solo folklore, ma qualcosa che un tempo si conosceva e che oggi abbiamo dimenticato? Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.